Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro oppure ascendente cancro e soprattutto per le questioni riguardanti la parte amorosa, sentimentale, Venere e Luna in cancro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di maggio affinché tu possa avere una prosperità e una gioia illimitata. E ho preparato per te una struttura di tarocchi oracoli inizialmente dove andremo a esaminare tutto e dopo andremo ad approfondire l'amore. Ok? Allora, partiamo dai tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sappia esatta su chi conto. Andiamo a vedere qual è il portale del mese. Quale energia questo mese vuole portarti? Qual è il mito che si sta attivando? Una carta, poi un oracolo, e partiamo. Quale energia questo mese vuole portarti? La forza, il coraggio, è l'energia di domare i propri istinti. Domare non mi piace come parola, però il senso è avere il coraggio di essere paziente. Sono potente perché sono paziente, sono potente la forza perché sono paziente. E anche il coraggio di darsi agli eventi, darsi alle situazioni, darsi senza analizzarle, senza giudicarle, affinché gli eventi possano co-creare insieme a te. Quindi quando è che ci vuole la forza? Per superare se stessi, per creare oltre se stessi. Ogni creazione comporta una deprogrammazione dell'immagine preesistente, cioè ogni creazione comporta una morte della vecchia immagine di te. E quindi la forza ci vuole quando la tua anima vuole creare al di là di te, cioè vuole al di là di te che sei un io soggetto distinto e separato, no? Vuole creare qualcosa di nuovo la tua anima, allora ci vuole il coraggio per abbattere la vecchia idea di te. E come lo si fa? Quindi il problema di come si fa a creare qualcosa di più grande di quello che hai fatto fino adesso diventa il problema di come si fa a morire, come si fa a deprogrammare con l'amore. L'amore, il darsi agli eventi. Darsi agli eventi significa lasciare andare la mente razionale che li vuole giudicare e controllare e darsi completamente. Emao, uketamo. Mm? Vediamo da quale oracolo è accompagnato. Moldavita, credo che sia, questa è una pietra, non le ho tradotte le pietre dallo spagnolo all'italiano. È una pietra, Moldavita. Non so se non è la malachite, però è il quarto chakra e qua dice anticonformismo. Le tue qualità uniche sono una parte importante del proposito della tua vita. Essere e sentirsi differente dagli altri non è una cosa cattiva, anzi. Allora, lo spirito vuole portarti in questo mese a rompere delle catene, avere una forza disarmante, un coraggio, un cuore aperto disarmante e fare qualcosa che non è conforme a quello che hai fatto fino a questo momento. Non è conforme ai valori precostituiti, non è conforme a il si deve fare, lo devo fare, ma è qualcosa io scelgo di fare, io voglio fare. Qua mi dice che lo spirito vuole portarti a far emergere delle qualità tue innate che per troppo tempo forse sono state silenziate dai doveri. Devo. Allora devi capire che lo spirito ti vuole far capire che quella qualità alcune tue qualità, essere differente, sentirsi differente dagli altri, dal sistema, dalla massa, è uno degli scopi della tua vita. E operare in tal senso. Quindi lo spirito di fare qualcosa che non hai mai fatto, ci picchia, qua la stesa diventa interessante, vediamo di che si tratta. Allora, vediamo un po'.
Non lo so, mi auguro che mia madre non si metta a ballare nuda sotto la pioggia con mio padre che la guarda. Mia madre è cancro. Non lo so, diciamo, vabbè, se lo vuole fare, ma oh. Ecco, la mia mentalità, il perbenismo, il si deve fare. Vabbè, se lo fa, dai, l'aiuto. Gli butto su un secchio d'acqua, dai mamma, vai. Allora, oh, se no mio padre si ringalluzzisce, capito? No? Vabbè, dai, France, basta con le tue opinioni, te le puoi tenere anche per te. Allora, vediamo il mondo visibile. Cosa accade nel mondo visibile? Eventi concreti, vita pratica, azioni, cambiamenti. Perché serve questa forza? Vediamo. Cosa accade nel mondo visibile? Ah, per uscire fuori dalle paure. Allora, la mente cercherà di fotterti, scusami il termine, ma il 9 di spade sono le paure che ti arrivano, le notti insonni, superare il dolore relativo ai tuoi pensieri. 3 di denari, ci picchia. La regina di spade. Ti dico una cosa. Io ti vedo, allora, ti vedo all'opera, ti vedo cooperare con altre persone, mi parla anche della vita pratica, eh? Vita pratica, lavoro. Quando mi dite io sono in pensione, fra quale lavoro? Allora, il lavoro è dove mettete energia quotidiana, va bene? Puoi fare anche la casalinga e qual è il tuo lavoro? Cucinare, badare ai figli, no? Ok, dove metti energia è il tuo lavoro? Ok, qua io vedo che ci sono delle persone che lavoreranno con te, una cooperazione, un'unione di intenti, vedo, un'unione di intenti. È come se all'inizio del mese ti arrivassero 1000 problemi nella testa, paure, no problemi, paure relative a qualcosa che devi fare. Forse dovrai cooperare con altre persone per fare un lavoro. Però ti dico, io ti dico che se ti chiamano per lavorare da qualche parte, trabajare in equipo, mi sto vedendo in spagnolo, lavorare insieme ad altre persone, tipo hai un'azienda, hai un negozio, ti dicono di fare un lavoro insieme ad altri, oppure lavorare in squadra, ok? In questa squadra dove andrai a lavorare o dove c'è cooperazione, il tuo talento, la tua essenza verrà premiata e riconosciuta. Magari le tue paure non te lo fanno vedere inizialmente, ecco perché la forza, no? Avrai delle idee, verrai riconosciuto all'interno di un team, di una squadra, che vanno a creare una struttura per qualcosa di importante. Tant'è che la regina di spade mi dice che alla fine tu questi pensieri me li tagli tutti, i pensieri limitanti, non sono abbastanza capace, non sono abbastanza brava, e se poi mi succede quello, se lavoro con quest'altra persona mi succede quell'altro, stavo tanto bene alla zona comfort, cioè, ok? Regina di spade, qua tu me li mangi tutti. Sarai assertiva o assertivo, lucidità di pensiero, verrai anche introdotta in un team perché la tua capacità di pensare, di parlare senza peli sulla lingua, di pensare è altamente sviluppata. Ok? Questo è ciò attorno a cui si ruota il mese di maggio. E vediamo come mondo visibile. Qual è le energie sottili che ti guidano, le azioni degli spiriti dietro le quinte? Il mondo invisibile. 2 tarocchi, il mondo invisibile e un oracolo. Allora, le azioni degli spiriti. Il 2 di coppe, il 4 di coppe, recibiendolo todo. Meriti ricevere abbondanza nella sua massima capacità e devi credere nel tuo valore, devi avere fiducia che l'universo sta pronto per darti tutto quello che desideri. Apriti. Allora.
Io credo che tu possa non vedere inizialmente una collaborazione o una cooperazione o l'unione con qualcuno che può portare a grandi frutti. Inizialmente potresti non vederla oppure non prenderla in considerazione. Io qua vedo che ehm, devi sentirti meritevole di ricevere amore dalla vita, dall'universo, dalle persone, perché l'unico intoppo a questa ricezione sei tu, perché gli spiriti ti stanno portando in questo mese a sentirti parte, c'è una partnership qua, può essere nel lavoro o può essere una partnership amorosa che magari è come se non vedessi perché ti vedo un po' ogni tanto sulla sfera emotiva un po' apatica, un po' apatico. Allora qua c'è una relazione che può essere, ripeto, o sul piano sentimentale o sul piano lavorativo che potresti non vedere che invece ti dicono apriti, apriti, apriti. Salvati il video magari così dici, ah fra, ok, ho capito. Cioè questo è un monito che ti stanno dando. Ehm, Gli spiriti ti stanno portando a non accontentarti più di quello verso cui ti sei accontentata fino a questo momento. E magari eri un po' apatica, un po' apatico, un po' giù di morale, potresti essere un po' così. Gli spiriti ti stanno dicendo: tu non è che meriti abbondanza nella sua massima capacità. Allora ti stanno portando gli spiriti ad alzarti di morale, a non farti abbattere dai pensieri e ad allearti con la tua visione sottile che ti porterà abbondanza e prosperità. Il due di coppe è sostanzialmente non solo l'unione con qualcuno a livello lavorativo, relazionale, partnership lavorativa o amorosa o relazionale, ma è l'incontro con lo spirito che ti guida. Segui lo spirito e guarda anche quello che non avresti mai guardato perché magari non è secondo i modelli che ti eri prefigurato o prefigurato. Ok? Ok. Andiamo a vedere adesso qual è il messaggio dell'amante invisibile, la guida dell'anima. Dove ti vuole portare il tuo daimon, lo spirito guida? A realizzare tutto quello che vuoi, l'imperatrice. Il tuo spirito guida, il tuo daimon, l'amante mistico ti vuole portare a realizzare con l'imperatrice successo, prosperità, a generare, a essere guida per gli altri, a generare prosperità e fare da esempio al mondo su come si fa. Il tuo spirito guida ti vuole portare a generare prosperità su tutti gli aspetti della tua vita, a tutto quello che chiedi, economia, relazione, a generare prosperità. Ti vuole portare a fare il salto di coscienza per generare la prosperità e per farlo devi sentirti unica, unico, abbattere le paure e andare incontro anche a quello che non vedi. Prosperità e prosperità. Questo è il mese in cui tu creerai qualcosa che anche altri della famiglia non hanno mai fatto. Cioè ti stupirai di te stessa, ti scioccherai di te stessa o di te stesso. Perché? Perché te lo meriti, sei stanca o stanco. Nel lavoro, nella vita familiare, nel relazionale. Cioè tu hai compartecipazione di intenti e farai cose che non ti faranno adeguare agli altri, ma come se fossi una pioniera o pioniere di qualcosa di nuovo e per cui gli altri sono per forza obbligati a seguirti. Perché è talmente forte la tua espansione che sono obbligati a seguirti. Vediamo qual è l'iniziazione del mese, cioè per fare questo quale paura devi attraversare. E qua vediamo queste paure qui, La paura di avere qualcosa in più. L'asso di denari, la paura di accettare qualcosa di nuovo nell'ambito pratico lavorativo, qualcosa di nuovo che ti può mettere paura, qualcosa di nuovo che ti permette di uscire da una zona comfort e quindi devi avere
la lucidità e la forza per dire basta, vado incontro, perché c'è una grandissima opportunità, c'è un asso di denari stupendo, poi in queste carte mi fa impazzire, guarda. Allora, la paura che devi attraversare è quella di fare qualcosa di nuovo, un'opportunità arriverà per te qua, un'opportunità di nuovo nel lavoro o nella vita pratica, nell'amore, qualcosa di completamente nuovo, il coraggio di farlo, di uscire dalla zona comfort, il coraggio di prendere questa opportunità, di vedere questa opportunità come qualcosa che ti veramente ti fa realizzare qualcosa di incredibile. Magari è un'opportunità che, oddio, guarda come ti fa stare questa opportunità. Oddio, e se la faccio? E che succede? No, no, devi prenderla, appunto, basta, poche storie, poche storie. Cioè, anche quello di fare un'opportunità, non vedere magari subito i risultati, ma vedere come stai bene quando la fai e poi vederli dopo, l'imperatrice, no? Che l'imperatrice è in gestazione, sta per partorire. Sì, sì, è qualcosa di nuovo che ti porta a grandezza qua, eh. Vediamo qual è il dono nascosto di questo mese, la ricompensa del mese, la magia e il potere che nasce da questi eventi. Quale dono potrai cogliere? Qua mettiamo una carta di tarocchi sul dono, ci mettiamo le carte dell'abbondanza. Quale dono potrai cogliere? Una stabilità senza precedenti, cioè c'è il re di denari, di nuovo con la stella a 5 punte. Allora ragazzi miei ragazzi, appuntatevi il pentacolo magico, magia pratica 11, già te lo stavo dicendo, qua mi si è ripetuto della serie Francesca, dillo alle ragazze tue ai ragazzi, ok. Allora, il dono che potrai cogliere è un'opportunità di crescita, di espansione e di stabilità duratura a livello economico, a livello di realizzazione. Stabilità, stabilità, stabilità. Quindi l'opportunità che cogli è questo. Allora, sulle immagini perturbate che puoi vivere in questi giorni di maggio, la formula pentacolare, magia pratica 11, va bene? Da quale carta è accompagnata? Arriesgati seguendo l'orientazione divina, devi seguire solo l'orientamento divino, che è quello che ti capita. Allora, svegliati, qua dice arriesgati. Tutti i cambi positivi e le imprese prosperano e in grado di riesco che tu stai preparato per la seguire l'orientazione. Allora, tutte le imprese nuove, anche qua mi parlano di cambi e di nuove imprese che prosperano se tu segui l'orientamento divino verso nuovi territori, questa cosa nuova di cui hai paura. Quando rinunci a tutto quello che ti risulta comodo, vedi la zona comfort di cui ti ho parlato prima e che me lo ridicono qua. Quando rinunci a tutto quello che ti risulta comodo e familiare, però che ya no es adeguato, che non è più adeguato per te, lasci il luogo alle opportunità nuove e più remunerative. Allora mi stanno dicendo che tu il dono di questo mese è realizzare una stabilità senza precedenti, prendendo qualcosa di nuovo che arriva, superando le paure, gli spiriti ti guidano a vedere anche a guardare, a voltare lo sguardo anche dove non avresti guardato per prosperare in via definitiva. Definitiva. Ok? Vediamo adesso cosa ti dicono il rito per attraversare maggio con le carte del drago immaginale. Plutone, io amo questa carta. Gli abissi più profondi, prendi tutte. Plutone è anche il dio Ade. Come vi insegno sempre, nell'Ade, il dio Ade, il regno ctonio sotterraneo, ci sono tutti i tuoi più grandi tesori e talenti.
Per Sherlock Holmes veniva chiamata anche l'anima nera, e per gli sciamani l'anima nera, cioè dove sono custoditi i tuoi più grandi tesori. Ti devi alleare a tutte le emozioni sotterranee per far esplodere questo grande potenziale, prendere l'opportunità e non guardare in faccia niente a nessuno e realizzarti. Ok, detto questo, vediamo qual è, ti dico, di Plutone, che è bellissimo il rituale di Plutone. È il dio Ade, Plutone. Eccolo qua. Vedi, è il momento di investire, non avere paura, devi crederci, devi investire negli affetti, e te l'ho detto anche qui il due di coppe. Devi investire nelle risorse economiche, devi investire nel tempo, devi investire nella creatività, devi investire le energie, non tirarti indietro adesso. Ecco perché questo coraggio di fare cose che non hai mai fatto, anche un modus operandi, no? Allora, qua c'è il rituale della buona riuscita, fammelo leggere un secondo. Sì, sì, la meditazione degli elementi. Qua ti fa fare la meditazione sugli elementi. Ok, ti do il rituale più potente, senza che te lo leggo, te lo faccio direttamente vedere quello che è associato a Plutone. Allora, rituale erotico della Kundalini. Pentacolo magico e il rituale di morte e rinascita, perché la morte e rinascita va nel regno octonio di Plutone. Va bene? Alternati questi durante la settimana, almeno 2 o 3 volte a settimana, va bene? Perché questo è ciò che ti porta a abbandonare la zona comfort, prendere questa caspita di opportunità e realizzare questa grandissima prosperità. Non avere paura, investi tempo e energia in questo, in tutto, e vedrai che poi mi scrivi come mi scrivete sempre, a fine mese: Fra, ce l'ho fatta! Ok? Ok. Adesso, detto questo, andiamo a visionare cosa accade nell'amore per te a maggio. Allora, vediamo, tenendo fede a quello che è uscito con gli oracoli principali, cosa accade nell'amore per te a maggio. Cancro. Sole in cancro, ascendente in cancro, anche luna in cancro, Venere in cancro, Qual è la tua energia nell'amore? Maggio, cancro. Qual è l'energia dell'altro che arriva da te? Cosa si manifesta? Qual è il blocco o la sfida da attraversare nella relazione? Qual è il consiglio sciamanico? E qual è il destino a maggio nell'amore? Allora, qual è la tua energia, cancro? Sei un po' in dubbio, 2 di denari. Lo vedevo anche prima, ti ricordi nella sezione dove c'è il 2 di coppe, 4 di coppe, l'alleanza invisibile? È come se il divino ti sta offrendo magari già una relazione che già c'è, però è come se fossi un po' demotivato o demotivato. Oppure semplicemente il 2 di denari ti vedo indecisa, un po' in bilico, cercando di dare, di ristabilire le tue priorità, amore, lavoro, un po' in bilico, anche indaffarata o indaffarato per altre cose pratiche e quotidiane della vita, no? Con magari l'amore un po' più al margine in questo caso, lo vedevo, ripeto, anche prima. Questa è la tua energia. Vediamo chi c'è dall'altra parte. 7 di bastoni è questo. Allora, qua c'è una persona che probabilmente è combattiva o mette dei limiti o si vuole imporre. Qua abbiamo questo imponente signore che parla alla folla, no? Che vuole dire, vuole parlare, vuole convincere, magari è sulla difensiva sulle sue posizioni, con i suoi libri, la sua conoscenza. E qua vediamo te indecisa o un po' in dubbio e un'altra persona che cerca di parlarti, di convincerti, ma tu non sei convinta.
o una persona con, con un po' di resistenze, ma cerca di difendere qualcosa o le sue posizioni, cerca di difendere quello che ha conquistato fino a questo momento a livello di anima, a livello di evoluzione personale. Quindi c'è un po' di questo. Vediamo cosa si manifesta. Allora, qua dobbiamo lavorare sull'archetipo 5 di coppe. Allora, è come se entrambi potete vivere la dea dell'abbandono, 5 di coppe. Vi sentite non comprese o non compresi, ma entrambi. 5 di coppe è lui che si focalizza sulle coppe. Allora, nei Rider White c'è lui nei tarocchi tradizionali che si focalizza sulle coppe versate, sul rimpianto, sul rimorso, sull'abbandono e non capisce che ci sono dietro di lui, no? Sui Rider White, le altre coppe, gli altri tarocchi, le coppe piene. Allora, è come se ci si focalizzasse su ciò che manca piuttosto su ciò che c'è. Allora dobbiamo cambiare lo sguardo, cambiare punto di vista. E siccome nella lettura precedente mi davano la forza, la capacità tua di allearti alle emozioni più ctonie sotterranee, questo è ciò che me lo conferma per lavorare nella relazione. Allora ti puoi sentire magari un po' l'altra persona ti mette dei limiti o vuole convincerti delle sue cose, non lo vedi troppo predisposto a livello empatico e quindi c'è il 5 di coppe. Di conseguenza la persona arriva per farti sperimentare una certa emozione e portare le cose in equilibrio. Vediamo qual è il blocco, la sfida. Non dirsi le cose, la papessa, avere dei segreti o tenersi le cose dentro, le cose nascoste. La papessa al blocco è come se non si vuole uscire un po' dalla zona comfort nell'aprirsi, no? Lo vedevamo, ripeto, anche prima con quel 2 di coppe e il 4 di coppe, come se il divino ti dà l'opportunità, però tu ti focalizzi su altro nel tuo mondo interiore. Il 4 di coppe è il mondo interiore e la papessa uguale, no? Il blocco è un po' focalizzarsi solo sul proprio mondo interiore, non ascoltare l'altro con l'empatia, ma ascoltare solo le sue parole. Quando ascoltiamo le parole dell'altro e prendiamo a puntino quello che dice, e non riusciamo a entrare in empatia, quindi il problema è tenersi tutto dentro, invece che parlarne. Vediamo qual è il consiglio sciamanico. 4 i denari, il consiglio sciamanico. Apriti un po'. Perché non resta. Allora, apriti un po' a ciò che senti veramente dentro, prima di aprirti all'altro. Cioè, prima di aprirti all'altro, devi aprirti con le tue emozioni, vere, profonde, dare un nome alle emozioni, parlare con le emozioni, perché le persone non sono altro che veicoli delle tue emozioni. La vera relazione noi ce l'abbiamo non con le persone, ma solo con le nostre relazioni, con le nostre emozioni. Allora il 4 di denari è mi chiudo sì, ma uso questo momento mi chiudo in me, ma non mi chiudo le mie emozioni, rimango dentro, ascolto dentro, mi alleo dentro e poi parlo fuori. E vediamo qual è il destino. Carta canta 10 di denari. Facendo questo si raggiunge una stabilità inequivocabile. Casa, famiglia, tutto a posto, dice qua. 10 denari. Il futuro di questa relazione è tutto a posto. 10 denari, perfetta stabilità. Ma è necessario fare questo lavoro qua. D'accordo? Io vedo qua stabilità, famiglia, perché? Perché tu ti apri con le tue emozioni. Cioè non mi vivo le emozioni da vittima, 5 di coppe, ma inizio a plasmarle, ci parlo, non mi chiudo. Mi chiudo, tra virgolette, per parlare con le mie emozioni e questo mi porta a realizzare la famiglia, la stabilità, un posto sicuro dove poter stare e stare in equilibrio. Va bene? Ok, adesso voglio vedere, voglio esaminare l'altra persona. Quali sono le vere intenzioni dell'anima dell'altra persona nei tuoi confronti? Le vere intenzioni.
quelle di creare insieme a te il mago, quelle di avere un inizio, un nuovo inizio, le vere intenzioni, come se si volesse convincere, no? Un nuovo inizio, un inizio magico, la creazione di un nuovo mondo insieme, le vere intenzioni dell'anima con questo mago meraviglioso. Qua abbiamo un 10 di spade, fondo mazzo, ciò mi sta raccontando un nuovo inizio dopo un profondo dolore che potete aver vissuto o che ha vissuto questa persona o che hai vissuto tu. E a cosa sono conformi le azioni di questa persona nei tuoi confronti? 7 di coppe mi parla di una persona che può essere confusa. E qua abbiamo il paggio di denari, su perché è confusa, perché rispecchia la tua confusione. Però abbiamo il paggio di denari sotto, perché le azioni sono conformi a vedere cosa può fare con te. Se percepisce una certa chiusura, lo mandi in confusione. Se tu fai il lavoro di alleanza alle emozioni, si apre questo paggio di denari. E vedi 5 di coppe di nuovo. Nuovi inizi che possono essere frenati o rallentati solo dalla modalità in cui tu vivi questa relazione. Perché il 7 di coppe non è solo la confusione, è anche fare azioni conformi a, in spagnolo si dice nuova illusione, no? Che non è illusione nel senso negativo come la intendiamo in Occidente, in italiano, è far battere di nuovo il cuore. E vediamo l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti. La regina di coppe, qua ci sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. Questa persona, la regina di coppe è colei che è empatica, questa persona sente le tue vibrazioni, ecco perché le carte precedenti mi hanno detto sì, chiuditi sì, ma non ti chiudere alle tue emozioni, perché questa persona reagisce a ciò che tu lavori all'interno con le tue emozioni, aspetta i tuoi tempi, sei tu che qua metti, dipende da come tu ti relazioni alle tue emozioni, questa persona pende dalle tue emozioni. Mi sono spiegata? La luna, qua ci sei tu di nuovo, dipende tutto da te per creare questa stabilità qui. Su di te, sulla regina di coppe, energia finale di questa persona, 9 di bastoni, questa persona è resiliente, allo stesso tempo non si arrende nei tuoi confronti, aspetta i tuoi tempi, ma soprattutto sente le tue emozioni. Ripeto, questa persona sente le tue emozioni, non tanto ciò che dici, ma quello che vibrazionalmente passa attraverso le tue parole sono le tue emozioni. Come ti sei relazionata alle tue emozioni o relazionato. Ok? Su questo 10 di denari, datemi 3 carte su questo destino e futuro. Questo 10 denari è una stabilità che si costruisce. Non sono fondamenta di paglia, sono fondamenta radicate grazie a un vero lavoro sulle proprie emozioni. 3 carte sul 10 denari, sul destino della relazione. L'imperatore, 3 di coppe, meraviglioso. Wow, il sole. Allora, qua vedo costruzione, stabilità, gioia, entusiasmo, riconciliazione, leggerezza e felicità. Stabilità, impegno, vedo celebrazione, vedo gioia, vedo condivisione in famiglia, con gli amici, tutti insieme e anche con i figli. Il sole mi parla di figli, ma anche di gioia, gioia pura, che è il prodotto di questa stabilità raggiunta. C'è da lavorare sulla connessione, però guarda che carte, caspita. Cioè, guarda che carte. D'accordo? Vediamo adesso cosa ti dirà questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Lotterò per te, te l'ho detto con il 9 di bastoni, te l'ho detto prima, lotterò per te. Con te posso essere autentico. Questa persona ti parlerà in modo autentico. Autentico che vuol dire? La verità del cuore. Lotterà per te. E
Questa è una... scusami. Allora, è qualcosa di meraviglioso, molto poetico. Usa Kierkegaard per dirti questo. Io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto, quasi invisibile, sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Che cos'è questo se non è la mancanza, non è assenza, ma è invisibilità. Questa persona ti sente al di là di quando vi vedete, di quando vi sentite, ti sente visceralmente, già te l'ho detto con queste due carte. E quindi anche quando non ti vedi con questa persona che scegli di non vederti, il lavoro sulle tue emozioni lo sente e gli permette di lottare per te, perché sei tu che stai lottando contro le tue resistenze stesse all'amore. Ed è il tuo amante mistico che ti manda il veicolo di questa persona per realizzare questo. Wow, è veramente, veramente stupendo. Vediamo adesso cosa hanno da dirti questi. Scusate, io tossisco perché ho i postumi, i residui, influenza bronchite durata 20 giorni. Ok. Un'altra persona disturba la tua relazione. Potrebbe essere questa papessa al blocco. Ma perché non l'ho nominata prima un'altra persona? Magari vale per un gruppo piccolino di voi. Perché l'altra persona è sempre un archetipo. Non è l'altra persona in sé, se l'altra persona, qualsiasi altra persona esterna a te, non esiste, anche questa persona, è un veicolo, no? Allora qua al blocco ci può essere il veicolo di un'altra persona che ti porta un archetipo. È l'archetipo dell'ombra, è l'archetipo di ciò che il tuo cuore non dice ed è necessario dire, esprimere veramente la tua natura. Ricordati, con te posso essere autentico. Allora la relazione fiorisce, a patto che tu fai il lavoro interiore, senza considerare che c'è un'altra persona, fai il lavoro interiore sulle emozioni che quest'altra persona ti suscita. Mi sono spiegata? Ok. È perché questa è un'anima gemella. La tua, questa è un'anima gemella spirituale. È proprio mandata dal tuo amante mistico. E se abbiamo un'altra persona in mezzo, è anche quell'altra persona lì che ti fa vedere un simbolo, è un archetipo di ciò che tu non esprimi ancora di te. Esprimi la tua autenticità perché l'altra persona lo fa. Ok? Vediamo adesso queste altre. Cosa ti raccontano questi altri oracoli, carte oracolari? Amore palpitante, avverranno delle sorprese qui, il cuore che batte, non si vede l'ora di andare a esprimerlo, no? C'è il cuore che batte forte qua. Anche dei litigi, però poi c'è la dichiarazione d'amore. Qua c'è un amore forte, c'è un amore forte, palpitante, perché no? Anche il litigio è veicolo di una passione, no? Anche o per terze persone o comunque sia la passione che si accende può... La Kundalini quando sale, no? L'energia nervosa a carattere sessuale, quando sale nei vari chakra,
attiva determinati poteri. Quando sale nei vari chakra, se ci sono dei chakra ostruiti, si mette in scena nella vita, nella relazione, tutte le problematiche relative a quel chakra. Mi spiego? Ecco perché amore litigioso, no? Però poi mi stanno raccontando che subito dopo avviene un amore dichiarato. Capito? Ok, vediamo cos'altro ti dicono queste. Ultima carta. Supera gli ostacoli e ritorniamo alla lettura precedente. Gli ostacoli non sono la fine, ma promemoria donati dalla vita. Ti fanno comprendere che forse devi cercare la felicità in un modo nuovo. E quante volte ti hanno detto del nuovo, anche nella lettura precedente con quel lasso di denari che avevamo nella paura da superare. Guardando da un'altra prospettiva e il lavoro sulle emozioni, e anche il fatto che l'altra persona è veicolo delle emozioni, questo significa guardare la felicità in modo nuovo. Guardando la persona da un'altra prospettiva, scoprirai che il sentiero è sempre stato lì. Affrontando il cambiamento con una mente flessibile, sentirai la gioia avvicinarsi lentamente. Eccola qua. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un enorme in bocca al lupo. Il sentiero sciamanico, se ancora non l'hai iniziato insieme a me, sotto l'info box trovi tutte le informazioni, iniziando dalla pratica 21 giorni. E detto questo, io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!